Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come andiamo? Tutto bene? Spero proprio di sì. Allora, devo rifare questa introduzione, quindi se vedete lo stacco tra introduzione e il video sul grafico è perché purtroppo non mi aveva più preso il microfono, il programma che mi registra i video, quindi l'ho rifatto. Tanto alla fine i concetti sono sempre gli stessi, quindi nell'analisi di lunedì abbiamo preso due stop, lo stop su euro-dollaro e lo stop su sterlina e yen. Però oggi abbiamo preso una bellissima posizione su sterlina e yen, che adesso andremo a vedere a grafico, e abbiamo preso anche una bella posizione su euro sterlina. Quindi, senza perdere altro tempo, io andrei sul grafico e andiamo a vedere quello che è euro-dollaro. Euro-dollaro noi l'avevamo vista, cos'era? Oggi è il 5, quindi il 3, qua. L'avevamo vista in queste zone come un retest di questa zona qua, questa qua, che aveva fatto una buona reazione, anzi no, era un po' più alta, e l'aveva preso proprio a millimetro, perché abbiamo preso questa zona qui che era quella che partiva da qua e diciamo ci trovavamo così, e l'aveva preso proprio a millimetro, proprio preciso, poi è andata in stop, che era calcolabile onestamente, perché mm, la vera zona da cui è partito il movimento che poi ha rotto era stata questa qua. Quindi si poteva facilmente andare a prendere questa zona. E oggi, come potete vedere, sembra un piccolo movimento, ma invece sono stati più di 200 pips in una giornata sola. Cioè l'euro rispetto al dollaro ha perso 2 centesimi, che magari voi potreste pensare che non è tanto, invece è tantissimo, perché è il 2,4%, che sono percentuali enormi, enormi, soprattutto per quanto riguarda la vita quotidiana di tutti i giorni. Non va bene, assolutamente non va bene. Ora, come mai dicevo che si poteva benissimo trovare un'altra entry? Perché? Perché questa candelina qua, come potete vedere, una e una due erano state mangiate da questa candela rossa e quindi poteva essere un buon simbolo di forza a sell. E in più comunque, come potete vedere, se me lo selezioni, grazie, eravamo in un potente mercato sell. Questo qui era stato un fake out, cioè una fake rottura di trendline. Comunque siamo in un mercato molto ribassista e potevamo andare a prenderci questa zona come possibile zona di inversione e come potete vedere anche soltanto volendo addentrare qua sotto, qua, con uno stop leggermente sopra, erano un po' di pips onestamente. Io avrei preso più o meno il 50%, forse nell'ora si vede meglio, no, no, è peggio, nel 2 ore si vedeva, eccolo qua, la bellissima inefficienza. Oh, non me li seleziona, ecco qua, la bellissima inefficienza. Si poteva entrare sulla chiusura dell'inefficienza 44,5 con lo stop poco sopra la struttura, quindi magari 18 pips e farla correre. Avremmo fatto un 1 a 11. Facile proprio, facile. Quindi diciamo che questa qua era molto facile da vedere. L'avrei presa se fossi andato a guardarlo, onestamente. Però quella che ho preso è stata questa, che è stata comunque una bella mina. Perché? Perché avevamo nella 4 ore questa ultima candelina che è stata la candela che ha rotto tutta questa struttura qua, questi, eh, questi minimi e che comunque era riuscita ad arrivare in una zona premium, quella che si pensava una zona premium. Anche perché adesso comunque ad ogni modo facciamo una piccola analisi, qua si è creata della liquidità che potremmo andare a prenderci come abbiamo detto settimana scorsa e magari fare un proseguimento buy. Ok, però comunque adesso guardiamo quello che è stato la mia analisi. L'analisi era ultima candelina buy to sell, era semplice, potevamo anche, in teoria era sopra lo stop, quindi un 30 pips di stop, o comunque si sarebbe potuto pensare di andare a prendere il 50% della candela, vediamo se, ecco qua, nell'ora comunque potete vedere una candela molto pulita, nel 2 ore, no, uguale, sono tutte uguali, comunque.
Di solito a me piace prendere il 50% anche per una questione di risk e reward, comunque di, sapete, cioè, 30 pips e metterne 15 o comunque quelli che saranno adesso 14, capite bene che facciamo 14 e mezzo, è il doppio. Quindi noi a questo punto avremmo potuto fare benissimo un 1 a 24 e mezzo. Vabbè, abbiamo fatto un 1,24 e mezzo, nel senso che è ancora aperta la posizione. Questo qui era stato il retest della zona per poi crollare. Ultima è stata euro sterlina. Qua ho fatto una rientry poi, però adesso andiamo a vedere prima. Allora, hide e facciamo hide. Ok. Cos'era successo? Io stamattina presto avevo visto questa liquidità, quindi torniamo indietro nel tempo. Eravamo qui stamattina, sì, stamattina quando io ho guardato il grafico eravamo così, giusto? No, 4, 5 e 6, allora, perché ecco fatto, così. Eravamo così, praticamente quando io ho iniziato a guardare il grafico aveva iniziato a sbilanciare, però ho detto aspettiamo ancora un attimo, perché secondo me deve andarsi a prendere quella zona lì, questa zona qui che nell'ora lo si vede bene, che è l'ultima buy to sell prima della rottura di questa zona qua. Quindi cosa ho detto? Perfetto, andiamoci a prendere questa zona di riferimento. Siccome comunque non mi fidavo tanto di euro sterlina, ho voluto metterlo all'inizio al 22,5, che comunque è un numero psicologico perché rientra con il 25 e con lo stop sopra questa zona, anzi con 6 pips di stop, avevo messo sul 28,5 e diciamo che il target che preferivo era questo innanzitutto, della nostra zona che avevamo visto la volta scorsa. Quindi qui avrei preso il primo parziale. Voilà, a 50 pips. Qua sarebbe stato il primo TP. Il secondo TP logicamente sarebbe stato diciamo il doppio minimo, questa zona qua, il TP2 e un possibile TP3 potrebbe essere ancora questa zona qui o addirittura farlo arrivare qua sotto, però comunque diciamo che qua avrò scaricato già praticamente il 90%, l'80% di tutta facciamo così e TP3 l'80% dell'operazione, quindi qua era 1 a 8, qua sarebbe diventato un 1 a 11,85 e qua abbiamo la potenzialità di fare un 1 a 14. Ora vediamo come è andata. Allora, ecco qua. Ha sbilanciato, indovinate a che ora? Nella London Session. Avevamo delle notizie importanti per quanto riguardava la sterlina, ma nonostante ciò comunque aveva già deciso quello che voleva fare alle 7, anche perché poi le news importanti della sterlina sono arrivate soltanto alle 10 e mezza, che sono quelle che adesso andremo a vedere che gli hanno tirato la saccagnata finale. Eravamo qua. Quindi, già così avevamo preso una bella entry sniper. Perché? Perché siamo entrati a pips, quasi zero drawdown, e poi ha deciso che alle 9 doveva per forza crollare. Alle 10 sono uscite le news. Come potete vedere, ha tirato una saccagnata per chiudere qua. Quindi noi ad ora abbiamo preso un 1 a, era 12 praticamente, un 1 a 11,9. Poi cosa ha fatto? Ha rintracciato. Cosa mi sono detto? Ok, noi siamo qua nel 4 ore. Allora, io ho preso una zona un po' più bassa, devo essere onesto, però nel 4 ore noi avevamo questa chiusura di inefficienza, perché è difficile di solito che dopo un movimento del genere arrivi a rintracciare fino a sopra. Questa chiusura di inefficienza per poter andare giù. E così è fatto perché adesso ci troviamo nella situazione attuale. Però io ero entrato, così vi faccio vedere. Ero entrato, l'avevo già posti. Ok, una tolta. Ero entrato qua sotto, perché qua sotto? Perché di solito quando rompe una struttura, quindi in questo caso ha rotto questa struttura,
ok? La ritesta, però a me piace fare il retest di cosa? Del corpo, non delle wick. Quindi mi ero messo in questa zona qua come possibile entry sul 99,8 per poi andare a sell con il 13 pips di stop, cioè sopra la candelina che vi ho fatto vedere prima di chiusura in efficienza, che sarebbe questa. Ha fatto un po' di drawdown, che dove è andato? Nella candelina che noi abbiamo detto che era la chiusura di inefficienza, l'ha presa proprio al millimetro e poi ha avuto una bella reazione, perché comunque è stata una bella reazione. La prima è stata molto forte, poi comunque ha riassorbito molto, non ha creato un massimo superiore. L'unico dubbio che potrei avere è quello che domani mattina in London cosa faccia? Faccia una pulizia di questi massimi, liquidità. Quindi probabilmente adesso mi metterò a break even con questa posizione qui e metterei un pendente, mi metterò un pendente in questa zona, magari facciamo così. Cioè, oggi in London, sto registrando il video la sera prima, allora magari se mi sentite dire domani è perché è l'oggi vostro, diciamo, è l'oggi vostro. Quindi metterei una bella posizione qua sulla chiusura in efficienza H1, magari al contrario, perché se no, se devo prendere stop, almeno lo prendo perché dico che vado nella direzione giusta. Magari non a 10,5 ma al 10 per stare tranquilli con diciamo lo stop magari lo metterei sul break even dell'altra. No, io a me piace questo genere di operatività, nel senso che se arriva a superare questi chiamiamoli massimi, non sono veramente massimi perché come potete vedere sono quelli che hanno ritranciato questa zona, però appunto perché sono andati a ritestare questa zona qua, è inutile andare a mettere uno stop alto. Poi potreste dirmi, questi qui è comunque liquidità, potrebbe andarsi a prendere questa zona qui. Se deve farlo, sarò pronto a guardare il grafico e a mettere il pendente. Quindi la mia visione per domani mattina è questa, per oggi mattina, vabbè, per stamattina, avete capito, per mercoledì, cos'è, 6 mattina è questa. Quindi o un proseguimento di Euro GBP che magari potrebbe anche soltanto ritestare questa zona, perché questa zona qua è valida per un retest, anche se poi effettivamente non abbiamo avuto nessuna rottura di struttura, niente di niente, però come potete vedere è un po' choppy a scendere, magari tum, caccia nel London e poi cala a picco di nuovo. Anche perché andiamo a vedere subito le notizie di oggi. C'è ancora una bella notizia di della sterlina alle 10:30. Quindi potrebbe benissimo essere che faccia quello che ha fatto oggi. Quindi, questi qui sono gli scenari possibili. O a noi non ce ne frega niente, magari al posto di chiudere metto lo stop tipo lo accorcio della metà, ok? Lo accorcio della metà in modo tale che stia sopra questa zona qui e vediamo se domani mattina si può creare una situazione di andiamoci a prendere te, ecco qua, facciamo no, 10 pips così, in modo tale che se magari pinga qua e poi crolla, almeno noi siamo comunque dentro, oppure appunto pinga qui, fa un poco di drawdown magari per arrivare in questa zona qua, per andare a prenderla e poi crollare. Sono tante le ipotesi. Il fatto che abbia rotto questa struttura qua comunque ci dà segno di forza sell. Non è scontato perché nel daily comunque siamo ancora in una possibile fase rialzista, stiamo soltanto adesso creando delle situazioni di sell, anche se qua è stata rotta, però è stata riassorbita subito, come potete vedere. Però, qua ancora non siamo andati a prendere niente e quindi, siccome non abbiamo superato questa zona, potremmo andare sell al posto di buy. Anche perché l'ultima zona, in teoria da superare sarebbe questa, che è quella che ha fatto rotture di struttura. Però non si sa mai, può essere benissimo che si avverino questi casi qua, quindi il primo in questa zona di supply e il secondo in questa zona qua di chiusura in efficienza H1 o addirittura che prende, sfonda, va in alto, però sono cose che succedono, noi abbiamo preso i nostri parziali, noi abbiamo eh, fatto della nostra operatività la cosa importante.
spero che il video sia stato di vostro gradimento. Sapete che mi piace tanto portare contenuti nuovi a tutti voi e noi ci vediamo venerdì, magari porto dei concetti di mindset perché ho appena finito il libro. Yes, il 14° di quest'anno, cambia l'abitudine di essere te stesso e innanzitutto guarda che figata, Questo qui, questa mano qua, è quella per gli haters. Gli haters, guardate bene questa qua. Se c'è qualche hater che guarda i miei video, è dedicato a te. Esatto. Comunque, dopo sta stronzata. Adesso sto leggendo Psicocibernetica, che bene o male portano lo stesso concetto, quindi quello dell'io, il mio interiore, come la penso di me, eccetera. Quindi magari venerdì parliamo proprio di questo, perché è un concetto un po' più avanzato della legge dell'attrazione, più scientificamente provato, chiamiamolo così. Non è soltanto la parte spirituale, ma anche la parte scientifica. Noi ci vediamo venerdì, ricordatevi di fare un bel gesto per qualcuno, io cerco di farlo tutti i giorni, che sia aiutare una signora con la cassetta della frutta a caricarla in macchina, perché è successo, che sia tenere la porta aperta a una vostra amica, collega o amico, collega, qualsiasi cosa, fate qualcosa di bello per qualcuno anche oggi, vedrete che nel momento in cui lo compirete succederà qualcosa di bello, guarda, ve lo assicuro. Oppure nel momento in cui voi non avete voglia di fare un qualcosa ma lo fate comunque, vi succede qualcosa di bello. Ed è garantito, fidatevi perché mi è successo. Quindi noi ci vediamo venerdì con un'altra chiamata di mindset. Vi auguro una splendida giornata e una splendida giornata anche domani. Ci vediamo su Instagram per i contenuti che porterò domani e venerdì all'interno di questo video YouTube. Ciao a tutti.